Ciao amici, ben ritrovati. Allora, si parte con la masterclass di Microsoft Access. Allora, in questa prima lezione vi farò vedere un po' i punti che ho messo giù per la masterclass e mentre metteremo giù i punti vi farò vedere qualche database in modo che comprendiate meglio quello che andrete poi ad imparare effettivamente seguendo questa masterclass. Allora, iniziamo subito. Partiamo praticamente con la prima parte, quindi ho suddiviso il corso in tre parti. La prima parte è praticamente il corso base, poi c'è la seconda parte che è il corso intermedio e poi c'è la terza parte che è il corso avanzato. Ovviamente se voi partirete dalle basi dovreste riuscire a seguirmi per tutto l'intero corso. Una cosa importante, magari vi consiglio, se avete già delle basi e volete partire dall'intermedio piuttosto che dall'avanzato, sul base almeno le prime due, la seconda e la terza cercate di seguirli perché vi do delle nozioni per impostare nel modo corretto l'ambiente di lavoro, che sono sempre cose molto importanti, perché poi se partite in un altro modo vi diventa più difficile poi fare il mantenimento delle vostre procedure. Quindi diciamo che nella prima parte si parte appunto con questa lezione in cui faremo l'introduzione, poi andremo a capire nella seconda lezione che cosa sono le tabelle e le query e l'ambiente di lavoro. Quindi si partirà proprio dall'ABC, perché qui abbiamo appunto Microsoft Access, che è un prodotto appunto del pacchetto di Office. Io ovviamente lavoro tutto con la versione 365. Apriamo ad esempio questo database, quindi qua abbiamo il nostro ambiente di lavoro e è praticamente un database. Access è uno strumento che permette di memorizzare i dati al suo interno proprio come database. Oltre ai dati permette anche di lanciare delle query, quindi fare delle trasformazioni, eseguire delle macro automatizzate che fanno dei processi che voi volete andare ad automatizzare, creare del Visual Basic per fare sempre delle cose custom, piuttosto che creare anche delle maschere e dei veri e propri programmi. Allora, la parte delle maschere sulla prima parte del corso, su questa prima masterclass non andremo a trattarla, però tratteremo un po' tutto il resto, quindi tabelle, query, macro e soprattutto Visual Basic, perché è quel componente che vi dà effettivamente una marcia completamente differente dall'utilizzo standard di Microsoft Access. Quindi qui c'è la prima parte appunto di base, poi partiremo con i primi passi e queste sono magari lezioni un po' noiose se già conoscete le basi, perché qui andremo proprio con l'ABC. Come si crea una tabella, cosa c'è dentro, come funziona eccetera, quindi partiremo proprio con i concetti basi e poi capiremo, anche è stato chiesto in live, di fare un accenno anche di come si scompongono i dati se dovete andare a costruire un data model, quindi approfondiremo anche questo tema qui su questa lezione. Poi andremo a vedere come si fa una query di selezione, una di creazione, una di inserimento e una di aggiornamento dei dati, quindi proprio le basi che abbiamo visto anche nella masterclass di SQL Server, però le riproponiamo anche qui e vediamo come si fanno con Microsoft Access. Poi andiamo a vedere le join. Praticamente questo ormai è il terzo corso in cui le spiego, quindi andrò via abbastanza velocemente. Vediamo appunto che cos'è il left join, che cos'è l'inner join e come si fa a fare i filtri con i join all'interno di Microsoft Access, che è comunque un tool che è visual, quindi voi avete gli oggetti, tirate giù le cose, anche fare un join tirate una righetta da una tabella all'altra e lui scrive il codice per voi. Ovviamente non è completamente visual perché un po' di formulette le dovrete scrivere, difatti poi si parte a studiare la parte delle funzioni delle query, quindi andremo a capire come si fanno le funzioni di tipo string e di tipo numerico all'interno delle query, dei campi che andrete a gestire, magari dovete fare delle trasformazioni, bisogna scrivere codice in questo caso qua, che è piuttosto semplice, però si parte da una parte visual e poi inserite il codice, però insomma bisogna conoscerli, bisogna sapere cosa esiste, cosa si può fare, cosa non si può fare. Poi faremo un po' di giri sulle funzioni di date, funzioni logiche, poi faremo una formuletta che vi spiega come assegnare delle lunghezze fisse ai campi. Questa è una lezione interessante, quindi se non lo sapete fare, anche se avete conoscenze, magari seguitela. Poi si andrà a vedere le dipendenze oggetti, che praticamente permettono di capire cosa usa cosa senza dover diventare matti. Magari avete centinaia di query e dovete capire, ok, ma questa query, questa tabella, quali query sta usando questa tabella? Ok, con le dipendenze oggetti si scoprono
questa cosa qua. Poi chiudiamo, anche questo è molto interessante per chi ha un po' di pratica, perché è un codicetto che ho sviluppato io e vi permette di fare la ricerca all'interno del vostro database, quindi su tutte le query lui andrà a fare una ricerca del testo che voi vorrete trovare, che sia il testo di un nome di un campo, che sia un testo che avete inserito in una formula. Lui scanna tutto il database e vi riporta una tabella risultante con tutti i nomi delle query che utilizzano quel testo che avete bisogno di cercare. Quindi questa qui è veramente una chicca molto molto interessante ed utile, che io non lo uso frequentemente ovviamente, ma è capitato che magari bisogna fare delle modifiche massive ai database. Per non diventare matti ad aprire centinaia di query si lancia sta cosa qua e si capisce dove bisogna andare a mettere le mani. Quindi questa è sicuramente una cosa molto molto interessante. Poi qui si conclude praticamente la parte base del corso, poi si passa alla parte che inizia a diventare interessante. Qui siamo sull'intermedio, andiamo a vedere come si lavora con SQL Server. Abbiamo già fatto un accenno anche con la masterclass di SQL Server, ma ovviamente la riproponiamo perché qui parliamo di Microsoft Access e magari l'approfondiamo un po' di più, quindi andremo a vedere come si leggono i dati da SQL Server piuttosto che anche da un altro database. Non è l'esclusiva su SQL Server, è praticamente perché noi abbiamo questo ambiente qua, però se avete i driver per connettervi a un altro ambiente la prassi in Access è sempre la stessa. E poi vedremo anche come eseguire comandi verso il SQL Server, quindi scriviamo i comandi in Access e capiremo come scriverli farli eseguire a SQL Server. Poi passiamo alla parte di automazione, quindi andremo a vedere le macro. Qui non andrò troppo in dettaglio perché secondo me sono abbastanza limitanti. Per me il plus deriva dal Visual Basic, perché vi fornirò tutta una serie di librerie che vi permetteranno di fare molte più cose di quelle che vi possano mai permettere di fare le macro, però è giusto vederle, quindi anche perché per lanciare i database in automatico comunque bisogna passare per le macro, questa è una prassi. Quindi vediamo una macro, come si fa a fare un'automazione, vediamo come si fa a creare le definizioni dei CSV all'interno di Access, che c'è un ambiente che gestisce queste cose qua, per poi andare a fare un'esportazione di eventuali dati da Access in formato CSV utilizzando le macro, che questa magari è una cosa molto rapida che potete mettere in piedi senza anche lo script. Poi passiamo alla parte di Visual Basic e qui vi passo veramente tante librerie e penso sia una delle cose più interessanti che troverete nel corso. Ovviamente sotto la descrizione di ogni lezione troverete gli script da scaricarvi, quindi andremo a vedere come creare una tabella eventi, perché qui sapete io sono nella business intelligence e il mio obiettivo è portarvi a lavorare bene, ma soprattutto a far lavorare la macchina per voi. Quindi non dovrete creare dei database in cui andrete voi manualmente a fare doppio clic sulle cose per lanciare le query piuttosto che avviare le macro in automatico. No, la macchina deve lavorare da sola, quindi vi spiegherò come si strutturano i database per farli lavorare da soli e vi passerò tutti gli script che vi permettono di agire nel database in modo completamente automatico. Anche se succede un errore lui interviene automatico. Vi spiegherò anche le problematiche che ci stanno dietro agli access e vi spiegherò un po' anche come risolverle e nei casi eccezionali in cui dovete per forza di cose andare ad intervenire manualmente. Comunque qui capiremo come creare una tabella eventi per capire che cosa sta facendo Access in modo che la potete analizzare e passare magari gli eventi anche a dei futuri report Excel, che poi anche quelli diventeranno completamente automatici. Vedremo come funziona la gestione degli errori, quindi vi spiegherò come gestire bene questa cosetta qua all'interno degli Access in modo da renderlo un po' intelligente. Capiremo come eseguire le query con il Visual Basic, come scrivere un evento che abbiamo fatto qualcosa e dopo andrà a scriverlo su una tabella che mappa tutto quello che fa l'Access in automatico. Poi facciamo anche un evento custom, se dobbiamo uscire dagli schemi dobbiamo scrivere in un modo differente, in un punto differente, e vediamo come creare anche una routine per creare un custom. Quindi qui vi farò anche praticamente un corso di Visual Basic che non sarà complicato per questa parte qua. Sulla parte avanzata poi bisogna avere un po' di conoscenza, ma comunque cercherò sempre di essere il più esplicativo possibile in modo da spiegarvi tutto, anche se non avete molte basi. Tanto se avete conoscenze potete fare saltare un po' più avanti e saltare un pezzettino. Ad ogni modo poi faremo anche l'esportazione dei CSV con il Visual Basic, che è sicuramente migliore. Capiremo anche come
zippare un file e trasferirlo da un'altra parte, perché ipotizziamo che avete le informazioni su un cloud che magari è in Francia e poi dovete trasferirle sul cloud in Azure che è in Olanda, quindi in mezzo c'è internet, quindi se voi andate a trasferire un file, un CSV da 1 giga, dovete trasferire 1 giga con la rete internet. Invece se andate a zipparlo magari trasferite 100 mega, e quindi questo è sicuramente una cosa molto positiva, quindi è importante sapere come si zippa un file in automatico. Poi capiremo anche come aprire Excel eseguendo una macro, quindi da Access andremo ad aprire Excel e poi Excel eseguirà una macro di automazione che è ipotetica. Capiremo anche come avviare l'aggiornamento di Access da Excel, quindi capiremo sia da Access verso Excel e far eseguire qualcosa da Excel, ma anche da Excel aprire Access, fargli eseguire qualcosa e poi ritornare su Excel che finisce di fare quello che deve fare. Così vi apro un po' tutte le strade e poi sceglierete voi quello che più vi serve. No, scusate, qui era l'autoconsistenza dei CSV e qui impareremo a gestire i CSV per l'esportazione. L'autoconsistenza è che magari vi arriva un file e dovete vedere se è consistente, quindi sapete che magari tutti i giorni vi arriva giù un file da 10 mega, un giorno succede che arriva giù da 1 mega, sicuramente quel file lì è arrivato non consistente, quindi non funziona, non è corretto per il vostro sviluppo, quindi bisognerà magari mandare un'email di segnalazione e cose così via. Quindi capiremo come gestire questa cosa qua. Ovviamente Access lo capirà da solo con dei parametri che andate a dargli voi. Poi capiremo come avviare l'Access con un update in automatico da Excel, esportare i CSV e poi vedremo altre funzioni, e alla fine appunto chiuderemo la parte intermedia con lo schedulatore di Windows e andremo a vedere come avviare il Microsoft Access in automatico ed eseguire i processi completamente in automatico. Poi si partirà, anzi su questa cosa qua vi faccio vedere magari la parte di zip eccetera. C'è ad esempio, ho tirato giù un po' di database, ad esempio questo qui vedete è Azure Export. Qui avevamo un ambiente che praticamente aveva il cloud in Francia e dovevamo a un certo punto trasferire, perché ci arrivavano lì tutti i CSV e dovevamo trasferirli dove noi avevamo fisicamente i server nuovi, e erano in Azure in Olanda, solo che appunto dovevamo spostare i file zippati. Quindi vedete, nel corso imparerete a fare queste cose qua ci saranno dei moduli dove dentro praticamente ci saranno, non spaventatevi che non è poi così tanta roba, ma e praticamente sta cosa qua va a leggere, adesso sembra geroglifico visto così, ma non preoccupatevi che è molto più semplice di quello che può sembrare. Poi quando ci arriveremo lo studieremo un po' anche questa qua. E praticamente cosa succede? Qui va a leggere praticamente una tabella che è dentro il database e lui, attraverso i parametri che arriva dalla tabella, capisce che cosa deve fare. Difatti, se andiamo a vedere anche la tabellina, se noi andiamo a vedere qua, praticamente vedete qui ci sono tutti i file che noi tutti i CSV che noi dobbiamo andare a trasferire, e qui c'è praticamente se l'ha fatto o non l'ha fatto, l'ultima volta che l'ha fatto e l'orario dell'ultima volta che l'ha fatto, e qui c'è il percorso origine, ok? E qui c'è il percorso di arrivo. Quindi lui cosa fa? Verifica il percorso origine, ne verifica la consistenza, poi lo zippa, lo trasferisce e poi lo decomprime sul percorso di arrivo. E infine fa delle cose, qui gli dico il flag, se c'è il flag sulla spunta lui fa la verifica della consistenza del file, se non c'è la skippa perché non serve. Qui ad esempio gli si dice la dimensione minima che deve avere il file, esempio di prima 10 mega, se mi arriva da 5 può andare bene, se mi arriva da 4 non va bene, quindi come minimo qui se è da 10 mega direi che 5 va bene, 4 no, gli dico che al minimo deve pesare 5 mega, qui è in kilowatt ovviamente. E qui l'ora di validità, quindi noi gli possiamo dire guarda che se arriva un CSV dopo le 18 per me non è valido, perché per n ragioni quando arriva dopo le 18 non è corretto, quindi anche qua vedete ho fatto una customizzazione. E qui gli si dice qual è i giorni in cui si va a copiare. Ad esempio se ci metto lo 0, qua è una regola che ci si dà, li copia tutti i giorni. Se ci metto 1 lo copia solo il lunedì, perché magari il lunedì, che è un giorno critico, magari arrivano più file e dovete gestirne di più, quindi è inutile copiarli tutti i giorni se poi il file vi serve solo un determinato giorno della settimana. Quindi costruiremo una cosetta di questo tipo, o meglio vi farò vedere come funziona.
Andiamo avanti, che così poi magari vi faccio vedere anche gli altri database. Qui abbiamo praticamente sulla parte avanzata abbiamo praticamente come inviare le email con Microsoft Access, perché è importantissimo mandare email di segnalazione, ma magari anche un'email che vi informa che il database ha terminato l'aggiornamento, piuttosto che altre informazioni che vorrete andare a mandare. Poi sulla lezione successiva andremo ad approfondire come si manda un'email, quindi andremo a potenziare la prima routine e andremo a vedere come si manda in HTML5. L'HTML5 è fantastico perché ci permette di formattare le mail come noi vogliamo, possiamo mettere i colori, possiamo cambiare il tipo di carattere, possiamo mettere le immagini, possiamo fare tutto quello che volete. Sulla masterclass di Visual Basic trovate già la lezione che vi spiega come creare questo tipo di email, che alla fine è uguale che lo usate poi su Microsoft Access, su Excel o su qualsiasi altro software voi volete che supporta Visual Basic. La routine è sempre quella, quindi se volete la potete già iniziare ad approfondire in questo momento seguendo la masterclass di Visual Basic. Ovviamente lì non tratto la parte di HTML5, l'approfondiremo su questa masterclass. Poi faremo 2 database. Su questi 2 database non vi condividerò la risorsa perché non vorrei che poi qualcuno che non è interessato ad apprendere arriva, si scarica il tool e poi magari lo vende in giro. Quindi qui se volete poi ricostruirvi questi database qua, lì dovrete seguire le lezioni e costruirveli in autonomia, e magari, perché no, ve li customizzate come meglio servono a voi. Comunque vi farò vedere tutto, quindi andremo a creare un database che crea la gestione dei backup. Praticamente voi avete centinaia di file da gestire, Excel, Access o quello che volete, avete magari il vostro IT che fa già un backup dei dischi eccetera, quindi siete comunque salvaguardati dal avere un salvataggio di dati se succede qualcosa. Però magari voi state lavorando, sbagliate e magari dovete fare una richiesta per avere il backup del giorno prima e magari va via del tempo, no? Quindi ho creato un database di questo tipo qua, ve lo faccio anche vedere, e praticamente vedete lui qui cosa fa. Attraverso sempre una tabella parametrica dove vado a mettergli le informazioni, gli dico dove si trova il mio file, che nome di file è, per quanti giorni lo voglio mantenere, quindi terrò 15 copie rolling e poi eliminerà i vecchi in autonomia. Poi qui il flag di stato che dice se l'aggiornamento è stato fatto oppure no, e qui quando l'ha fatto l'ultima volta. Quindi in base ai numeri che voi andrete a mettere qua, i percorsi eccetera eccetera, il database ragionerà da solo, e anche questo salva tutto in una folder che poi magari si può customizzare, mettere una colonna in più, dire anche di segmentare un po' anche le folder di salvataggio in modo da non averne troppe. Difatti vedete che qui sono parecchi. Bene, questo è un altro tipo di database che andremo proprio a costruire con questa parte 10. Poi faremo anche un database ciclico. Questo è un database che magari non so, vi arrivano giù dei dati per l'area Italia, no? Io ragiono sempre un po' con le region. Poi vi arrivano giù gli stessi dati però per l'area Cina, e però il processo di aggiornamento è lo stesso, le query sono le stesse, quindi è inutile andare a duplicare tutte le query, una per una region e una per un'altra region, perché magari i dati vi arrivano giù con orari differiti, perché abbiamo un fuso orario differente. Quindi col database ciclico capiremo come utilizzare le stesse query e come switchare praticamente l'alimentazione da una region all'altra, in modo che con pochissime query riuscite a gestire tutte le aree o tutti i flussi che dovete fare, che utilizzano le stesse identiche query ma che vi arrivano i dati in orari differenti. Anche questa è una cosa molto interessante. Ad esempio qui vediamo, questo qui è un database ciclico, vedete, ad esempio qui mi stanno arrivando giù 6 aree differenti, ho Cina, Italia, Giappone, non mi ricordo più gli altri, e poi praticamente qui ci sono delle tabelle. Qui vedete ci sono delle query, vedete ho l'inizio cicla e qua ci sono delle tabelle di parametro che gestisco con il Visual Basic. Ovviamente è tutto abbastanza semplice, una volta che capite il principio di questa cosa qua lo approfondiremo tutto nel corso. Poi qui vedete ci sono tutte delle trasformazioni che fa il database, poi si arriva alla fine che fa praticamente delle tabelle di stoccaggio, di stora praticamente sul database, sul SQL, a coda dei dati, e poi praticamente finisce. Poi praticamente quando è arrivato il CSV d'Italia esegue questi pochi passaggi qua. Quando arriva il nuovo CSV della Cina non vado a duplicare tutte le query
query perché devo puntarlo a un altro file. Assolutamente no, il Visual Basic ci aiuta e ci permette di riciclare tutto questo processo qua completamente in automatico, quindi questo è un database ipotetico ciclico, poi va customizzato come meglio più serve a voi, ma più o meno abbastanza standard questo tipo di database. Poi anche qua vi faccio vedere anche questo, vi farò un accenno, vi farò vedere qualcosina anche di queste cose qua. Ad esempio questo qua verifica praticamente, adesso se si apre, verifica se le procedure che sono in piedi nel vostro server, ok, questa non si apre perché è su un altro database, comunque sia, non riesco a farvi vedere la tabella eventi, ma comunque sia, questo è un database che verifica se i processi che sono in piedi magari su un'altra macchina stanno girando oppure no, e se non stanno girando li va a rilanciare. Quindi lui col Visual Basic pusha l'altra macchina e gli dice: guarda, termina la schedulazione che sta girando e ritirami sul file e prova a riaggiornarlo in automatico, in modo che se c'è anche un errore di qualche tipo lui in automatico controlla il tempo di quanto è sul database. Se il tempo è fuori tempo lui lo termina, mi manda un'email di segnalazione e poi termina appunto il processo e lo rilancia in automatico, quindi va a pushare il task scheduler di Windows dell'altra macchina. Questi sono tutti database che, quando ne avete visto uno, il principio è sempre lo stesso, perché quando si entra poi nella meccanica del Visual Basic, queste cose qua, voi partite sempre da una tabellina appoggio e poi da lì andate a costruire il vostro sistemino andando a leggere le informazioni e sta un po' anche alla vostra abilità andare a immaginare come possa funzionare. Comunque vi spiegherò come partire dalla base per andare a costruire queste cose qua. Bene, dopodiché andremo alla parte finale, che è la parte un po' più complicatina. Qui praticamente andremo ad installare il BCP, che è un componente che ci permette di scrivere in modo molto molto veloce verso il SQL Server e trasferisce pacchetti. Se io faccio un accodamento con una query di Access verso il SQL, io vado a scrivere un record alla volta e quindi magari può essere veramente molto lento a fare il trasferimento di questi dati, soprattutto se il SQL sta su un'altra macchina, magari c'è il network di mezzo che vi filtra tutti i pacchetti che passano. Qua passano i pacchetti da una riga al colpo e andate veramente alle calende greche con la scrittura di dati. Col BCP scegliete voi il pacchetto, io di solito invio 100-200 mila record al colpo e in un attimo lui apre il prompt, esegue una riga di comando e spara tutto dentro il SQL a velocità della luce. Quindi capiremo come installare questo componente, capiremo come generare i CSV con Access sempre attraverso il Visual Basic, e poi andremo a caricare questi dati con il BCP. Quando noi avremo caricato il CSV potremo utilizzare il BCP, come vi stavo dicendo, piuttosto che andate a lanciare una store procedure in SQL Server utilizzando il bulk, che sicuramente vi evita la parte di scrittura di Visual Basic del BCP, perché ovviamente il BCP è tutto gestito a codice. Invece il bulk potete andare a scrivere in T-SQL una procedura all'interno del SQL e poi andare a richiamarla con una query di Access facendo un exec. Quindi poi valuterete voi cosa preferirete andare a gestire. Quindi questo è un po' tutto il pacchetto che cercherò di portare a termine nei prossimi mesi. Spero veramente che questa masterclass divisa anche sui 3 livelli possa essere di vostro gradimento. Direi che con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione in cui vedremo le tabelle, le query e l'ambiente di lavoro. Come sempre, se questa risorsa è di vostro gradimento, condividetela nei vostri social così mi aiuterete a far crescere il canale. Lasciate un bel like qua sotto se vi fa piacere, che così anche questo aiuta sempre a crescere il canale. Se non siete iscritti premete il bottone rosso. Con questo è tutto, vi saluto e alla prossima, ciao!